Ciao a tutti, io sono Oriana e bentornati in un nuovo episodio di My Book List. Il libro che vi propongo oggi è Verso il paradiso di Anya Yanagihara. Allora, questo libro, come potete ben vedere, è bello spesso, bello alto. Questo perché al suo interno sono contenute 3 storie diverse, con personaggi diversi in ogni storia, epoche diverse, ma che sono legate tutte dalla stessa tematica. Quindi le tematiche che troverete in questo libro sono l'appartenenza alla propria nazione, il sentirsi parte di un luogo, il sentirsi liberi di amare, di potersi esprimere, libertà di parola e anche i cambiamenti climatici. Questo non è il primo libro che leggo di questa autrice, un altro libro che avevo letto che è precedente a questo è Una vita come tante. Vi consiglio moltissimo anche questo, oggi però vi parlo di questo qua perché credo che i temi trattati in questo libro siano molto più attuali e più adatti ad ora. Come ho già detto, il libro si suddivide in 3 parti. Nella prima parte troviamo la vita di un ragazzo, più o meno nel 1800, che decide di liberarsi dalla propria famiglia per intraprendere un viaggio da solo alla scoperta di se stesso, dove riuscirà anche a trovare l'amore in un altro uomo. La seconda parte del libro invece è ambientata un secolo dopo la prima. Troviamo un ragazzo che intraprende una relazione con un uomo più grande di lui e che al tempo stesso tenta anche di liberarsi dalla figura del padre che fino a quel momento lo teneva incatenato alle vecchie tradizioni, fino a quando proprio il padre non ritroverà un vecchio amico che invece tenterà di liberarlo appunto da queste tradizioni che finora lo tenevano incatenato. La terza parte del libro invece è forse quella un po' più interessante, è ambientata in un futuro prossimo, direi, un futuro distopico, dove il mondo è caduto nella malattia, i cambiamenti climatici hanno praticamente distrutto tutto, viviamo sotto una grande dittatura, non c'è più libertà di parlare, non si può decidere cosa mangiare perché il cibo scarseggia, in più il governo tiene sott'occhio qualunque cosa accada, quindi è una specie di 1984. E la cosa più inquietante che scuote questo mondo distopico è forse la quantità di malattie presenti, malattie causate proprio dal cambiamento climatico, causate dall'uomo. Per questo ho deciso di parlarvene, anche perché è appena usciti da una pandemia, insomma è un periodo che tutti abbiamo vissuto e sicuramente leggere questo libro sapendo che cosa è successo fa molto riflettere. Allora, come già avrete visto, è un libro veramente molto voluminoso e effettivamente secondo me alcune parti potevano anche essere tagliate o ridotte. Resta comunque una lettura molto interessante, sicuramente molto impegnativa, però ne vale davvero la pena. Se l'avete letto, fatemelo sapere, fatemi anche sapere che cosa ne pensate o se avete anche letto l'altro libro dell'autrice. Fatemi anche sapere se volete che legga qualcos'altro, se volete che commenti qualcos'altro e ci vediamo al prossimo video.